Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi ti propongo un problema di geometria piana. Osserva l'immagine. Il raggio del cerchio colorato misura 4 cm e le due corde tratteggiate AB e CD sono uguali tra loro e parallele. I punti medi M e N di ogni corda sono il centro dei due semicerchi rossi, che sono tangenti fra loro esternamente nel punto O, centro del cerchio iniziale. Riesci a determinare la misura dell'area della zona rossa? Ti consiglio di mettere in pausa il video e di provarci tu. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Sei riuscito a risolvere il problema? Fammelo sapere nei commenti. Ora ti mostro una possibile soluzione. Effettuiamo la seguente costruzione grafica. Congiungiamo il centro del cerchio colorato con gli estremi A, B, C e D delle due corde tratteggiate AB e CD. Congiungiamo anche l'estremo A di una corda all'estremo D dell'altra e l'estremo B della prima corda all'estremo C dell'altra corda. È facile dimostrare che il quadrilatero ABCD è un quadrato e che AC e BD sono le sue diagonali. Infatti, il triangolo ABO è un triangolo rettangolo isoscele. È rettangolo perché è iscritto in un semicerchio ed è isoscele perché AO e OB sono due raggi della medesima circonferenza. Quanto detto vale anche per il triangolo CDO. I quattro angoli contrassegnati col pallino verde sono dunque tutti di 45 gradi, poiché se da 180 gradi, che è la somma degli angoli interni di un triangolo, togliamo 90 gradi e dividiamo il risultato per 2, otteniamo appunto 45 gradi. E quindi, siccome le due corde sono parallele, OD si trova sul prolungamento di BO e OC si trova sul prolungamento di AO e dunque AC e BD sono le diagonali del quadrilatero ABCD. Detto questo, anche l'angolo BOC è un angolo retto, poiché è supplementare dell'angolo retto AOB e per lo stesso motivo anche AOD è un angolo retto. Quindi anche i triangoli AOD e BOC sono triangoli rettangoli isosceli, poiché hanno un angolo retto e i due lati adiacenti uguali, poiché entrambi sono uguali al raggio del cerchio colorato iniziale. In definitiva, i quattro triangoli ABO, BCO, CDO e ADO sono tutti uguali fra loro per il primo criterio di uguaglianza dei triangoli, poiché hanno rispettivamente due lati e l'angolo compreso uguali fra loro. Da questa considerazione deduciamo che AB è uguale a BC è uguale a CD che è uguale a AD. Quindi possiamo affermare che il quadrilatero ABCD è un rombo poiché ha i lati tutti uguali. Possiamo però dire di più. Siccome gli angoli contrassegnati con il pallino verde sono tutti di 45 gradi, il quadrilatero ABCD ha anche tutti gli angoli retti e dunque, essendo equilatero ed equiangolo, ABCD è un quadrato. A questo punto siamo pronti a risolvere il problema. Per prima cosa calcoliamo l'area del cerchio colorato. Siccome il raggio del cerchio vale 4 e l'area di un cerchio si ottiene utilizzando la formula area uguale raggio al quadrato per π greco, otteniamo che l'area vale 4 al quadrato π greco, cioè 16 π greco. Consideriamo ora il triangolo rettangolo isoscele ABO. In un triangolo rettangolo isoscele, la misura dell'ipotenusa si ottiene moltiplicando la misura del cateto per la radice di 2 e dunque AB è uguale a AO, che è 4, per la radice di 2. Il lato del quadrato misura quindi 4 per la radice di 2 e l'area del quadrato si ottiene con la formula area uguale lato al quadrato e quindi l'area è 4 radice di 2 al quadrato. 4 al quadrato fa 16, radice di 2 al quadrato fa 2 e quindi 16 per 2 fa 32.
Ora l'area dei 4 segmenti circolari esterni al quadrato si ottiene sottraendo dall'area del cerchio grande colorato l'area del quadrato e quindi vale 16π meno 32. A noi però interessano solo i due segmenti circolari colorati di rosso. L'area di questi due segmenti circolari vale dunque la metà ed è dunque uguale a 1 mezzo per 16π meno 32. 1 mezzo per 16π fa 8π e 1 mezzo per 32 fa 16. Per determinare l'area della zona rossa, a quest'area dobbiamo sommare l'area dei due semicerchi rossi, cioè l'area di un cerchio rosso di raggio MB uguale a 2 radice di 2, l'esatta metà di AB. Calcoliamo dunque quest'area con la formula area uguale raggio al quadrato π greco, cioè mb al quadrato π greco, e sostituendo i dati numerici 2 radice di 2 al quadrato π greco che fa 8π greco, poiché 2 al quadrato fa 4, radice di 2 al quadrato fa 2 e quindi 4 per 2, 8. Per concludere, l'area della zona rossa si ottiene sommando l'area dei due segmenti circolari rossi all'area dei due semicerchi rossi. Sostituendo i dati numerici, otteniamo che l'area vale 8π meno 16 più 8π e dunque vale 16π meno 16. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!